Come abbiamo accennato nel tutorial precedente, il framework effettua il caricamento documentale seguendo 3 step. Uno step prima del caricamento, uno step di preparazione della query ed esecuzione e uno step dopo il caricamento. È possibile sottoscriversi agli eventi relativi agli step prima e dopo il caricamento grazie appunto agli eventi before load e after load. L'evento before load è un evento normalmente utilizzato per modificare il comportamento standard di caricamento. Ad esempio, potremmo non caricare i dati dal database e ricercarli all'interno di un file Excel o in una fonte dati alternativa. Facciamo un esempio di sottoscrizione all'evento before load per il documento prezzo. Siamo all'interno del componente, scegliamo il documento prezzo, tasto destro e nel menu scegliamo la voce eventi e aggiungi before load. Nella struttura dell'evento è presente un parametro di input-output di tipo boolean denominato skip. Ecco, possiamo impostare il parametro al valore true per segnalare al framework di interrompere il comportamento standard, poiché scriveremo del nostro codice personalizzato per recuperare il documento. Ora scrivo un piccolo esempio di algoritmo, un piccolo esempio neanche completo di algoritmo che andremo anche a commentare in seguito. Ci serve solo per chiarire un attimo le dinamiche di questo evento. Quindi facciamo questa ipotesi. Noi carichiamo i dati da un file esterno e carichiamo i dati cercandoli per chiave primaria. Allora, come prima cosa, creiamo un nuovo metodo all'interno del documento prezzo, tasto destro, aggiungi procedura. Il nuovo metodo si chiama carica from file, quindi cambio, al posto di nuova procedura, scriviamo l'identificativo carica from file. Questo metodo è un metodo che deve accettare un parametro. I parametri vanno scritti fra le tonde di apertura e chiusura e per poter scrivere un parametro premo invio. Il parametro non sarà di tipo intero perché la primary key è di tipo stringa e allora cambio, sposto il cursore lampeggiante sulla parola int e digito la parola string. Il nome del parametro lo cambio, chiamiamolo primary key. Ecco, questo metodo dovrà fare questa operazione, cioè dovrà caricare da un file esterno il nostro documento grazie a questa primary key. Io nella realtà non lo faccio, ecco perché vi dicevo non sarà completo, però diciamo che qua noi dovremmo realizzare un codice di questo tipo. Scrivo un piccolo commento, la scrittura del commento avviene con la digitazione stile C del doppio slash e quindi qui noi dobbiamo caricare il documento per primary key. Ora possiamo tornare all'evento di before load. Nell'evento di before load la prima cosa che noi faremo sarà quella di skippare, quindi la prima istruzione che andremo a digitare sarà skip uguale a true, in maniera tale che il sistema blocchi il caricamento standard. Ora richiamiamo il metodo di caricamento personalizzato. Metto un piccolo commento, richiamo il metodo di caricamento personalizzato. Il metodo che svolge questo compito è carica from file, quindi digitiamo carica from file. Come vedete è ininfluente la parola this dell'oggetto perché intanto viene messa in automatico. Il sistema vuole una primary key e nel nostro caso, siccome questo evento è un evento dove le proprietà del documento vengono usate come filtro di caricamento, noi passiamo come primary key la proprietà id. Quindi vuole dire che nel momento in cui decideremo di caricare
un documento, valorizzeremo del documento la proprietà ID e poi richiederemo il caricamento. Successivamente cosa dobbiamo indicare? Successivamente, se facciamo tutto a mano, dobbiamo ricordarci di rendere original lo stato del documento. Quindi la voce set original serve a questo, cioè rende original lo stato del documento, perché effettivamente è uguale a quello che abbiamo sul file esterno. E una ultima opzione che normalmente viene impostata per questi codici personalizzati è la proprietà loaded, che viene impostata a true, cioè questo indica che il documento è stato caricato. Questo diciamo che è una struttura standard del caricamento personalizzato. Faccio uno skip uguale a true, richiamo il metodo che serve per caricare i dati esternamente, poi richiamo il set original e il loaded uguale a true. Ovviamente noi tutto questo non lo facciamo, io l'ho inserito solo a scopo didattico, quindi lo mantengo nel progetto, ma lo commento. Commentare le righe, l'operazione è semplice perché basta andare sulla riga all'inizio, prima dell'icona, e schiacciare una sola volta il tasto di slash, quindi o quello sopra il 7 o quello nel tastierino numerico, una sola volta e la riga si commenta. Se ripremo per la seconda volta il tasto, il commento viene tolto. Successivamente a questa fase, cioè alla fase di caricamento vero e proprio, scatta per ogni documento l'altro evento, cioè l'evento di afterload. L'evento scatta in ogni caso sia che il caricamento sia avvenuto in maniera standard che in maniera personalizzata. E in teoria in questo documento prezzo noi avevamo già sottoscritto l'evento, infatti abbiamo nell'albero l'evento di afterload. In questo evento sono presenti più parametri. Uno risulta di nostro interesse, è il parametro already loaded. Questo indica se l'evento di afterload sia già scattato oppure è la prima volta per cui questo evento è stato richiamato. Questo per ragioni di framework, perché il framework, per appunto la logica che è stata prevista, emette l'evento di afterload più volte a seguito del caricamento dello stesso documento. Quindi vuole dire che grazie a questo parametro, cioè grazie al parametro already loaded, noi possiamo eseguire del codice personalizzato solo la prima volta, quindi solo una volta che questo evento scatta e non tutte le volte. Faccio l'esempio, se carico dal database 5 documenti, scatterà sicuramente 5 volte l'evento di afterload, ma per ragioni di framework, per lo stesso documento l'afterload scatta magari 2 o 3 volte. Allora è inutile che io ripeta il codice 2 o 3 volte per lo stesso documento. Grazie a questo parametro so se devo eseguirlo perché non l'ho mai eseguito oppure è già stato eseguito. Cosa potremmo scrivere nell'afterload? Nell'afterload potremmo per esempio valorizzare la proprietà transient valida oggi che abbiamo all'interno del documento. Quindi potremmo scrivere qualcosa di simile. If not already loaded, oppure if already loaded uguale a false, questo significa che non è ancora scattato l'evento, o meglio, che questa è la prima volta che l'evento scatta. E dentro questo if noi richiamiamo il metodo set valida oggi. Nella fase di esecuzione, al termine del caricamento del documento, verrà valorizzata la proprietà aggiuntiva di valida oggi. Questo significa che l'aggiunta del calcolo che noi abbiamo effettuato sulla master query, visualizzo un attimo la master query, noi avevamo imparato e avevamo aggiunto il set valida oggi,
diventa inutile e quindi in teoria possiamo eliminarla, perché intanto la proprietà valida oggi verrà comunque valorizzata alla fase, diciamo, finale del caricamento. Attenzione che con questa mossa noi abbiamo spostato il carico della elaborazione. Prima l'elaborazione era a carico del motore database, ora è a carico del codice applicativo. Quindi nel caso l'operazione diventasse complessa, potremmo anche ottenere un rallentamento dell'intera applicazione. Quindi dobbiamo sempre dosare correttamente quello che implementiamo. Questo anche nell'ottica di un aumento del volume dei dati, perché la stessa operazione può sembrare rapidissima quando carichiamo un record, ma quando carichiamo invece 500 o più record lo sarà ancora, oppure andrà ad influire sulle prestazioni generali della nostra applicazione.